Cosa fai? Devo entrare. Buongiorno. Sono le 5 meno un quarto. Di solito quando mi sveglio così mi alzo subito, tanto non serve a niente restare a dormire. Se devi smontare la tenda, ovviamente. E io la devo smontare entro le 7 e comunque ci vuole sempre un certo tempo per impacchettare tutto e vestirti dentro la tenda, e vestirti dentro il sacco a pelo. Quindi adesso inizio un po' a muovermi. Ho buttato dentro il sacco a pelo i vestiti che mi devo mettere per scaldarli, perché ieri erano troppo umidi. Mi tappo per bene perché fuori fa un certo venticello. E niente, voglio restare ancora un po' nel sacco a pelo qua. E poi faccio colazione con la mia roba, così mi tolgo anche il peso. E poi mi avvicino al rifugio e prendo qualcosa. E faccio colazione anche là, insomma, prendo qualcosa. Ieri gliel'ho detto che sarei passato, quindi passo e basta. Adesso rimango un po' dentro il sacco a pelo e dal sacco a pelo inizio a impacchettare un po' le varie cose e preparare lo zaino. Che dire, ieri notte faceva un bel po' freschetto quando sono andato a letto, era molto umido, cioè non penso che la temperatura sia bassa, però c'era molta umidità e penso che ci sia anche fuori. Però nel sacco a pelo sto benissimo, infatti non voglio uscire anche per quello, ma devo uscire, quindi adesso mi devo muovere. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, this morning has a clearer light as any to see the horizon in the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a race. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today. Ore 7:30 più o meno, forse 7 e un quarto. Ho salutato il rifugio Pramperet, dove mi sono trovato troppo bene. I rifugisti sono dei grandi.
E niente, si parte per il Pian de Fontana. Oggi dovrebbe esserci un temporale a mezzogiorno, quindi adesso mi tocca accelerare un po'. Tira bene sto Pian de Fontana. Speriamo ci sia una mega fontana quando arrivo. Qualcuno? Ehi! Così Camino si organizza in quella cucina. Ma questo è il suo mangiare.
Sono di nuovo in un bosco che sembra di quelli di casa mia. Giù c'è? No, c'è un tarp. No, grandissimo. C'è qualcuno accampato col tarp. E niente, di nuovo un bosco che sembra uno di quelli a cui sono abituato, mi ci sento a casa. Con la differenza che qua ci sono dei dislivelli paurosi. E niente. Al rifugio Pian de Fontana mi hanno detto della sorte dei miei due amici trevigiani che sono andati stamattina, cioè stamattina hanno dormito là e adesso sono andati al Bivacco Marmol per fare poi la ferrata. O forse fanno la ferrata stamattina, non lo so. Non so perché dovrebbe piovere. Io invece vado verso il rifugio Bianchette, quindi devo salire qua, poi devo di nuovo scendere per un bel pezzo e poi basta, e poi devo andare alla fermata del bus di La Pissa, che non so se voglia dire La Piscia, boh. E poi da là si va a Belluno. Ecco il Pian de Fontana di nuovo. Io da là sono sceso giù in questa valle e poi sto risalendo su di qua. Questi sono i prati di Heidi. Cavolo. Mi sa che il Bianchette è quello laggiù. E di nuovo in questo super bosco. Faccio una piccola pausa così dico due cose e le voglio dire in questo super bosco che mi piace un casino. Sono contentissimo di questa alta via, anche se ancora non è finita, sono arrivato al Bianchette, ma magari a quel punto non riuscirò più a dire quello che voglio dire. Quindi sono troppo contento, anche se magari sono super stanco e ho un'aria distrutta, ma ho visto cose assurde, cioè durante il giorno pensi, cazzo, ma quella cosa incredibile l'ho vista quando 2 ore fa, cioè 2 ore fa ero in quel posto così strano, così incredibile, adesso sono in un altro, tutto diverso. Ora sono in questo fantabosco e prima ero a Portella di Piazzedei che ci sono quei super panorami. Quindi l'alta via è fighissima e adesso vado però perché il cielo sta brontolando, quindi mi devo muovere. Adesso mi tocca lasciare questo bosco al fresco e ributtarmi nel caldo estivo. Man mano che scendo praticamente cambia la stagione. Guarda cosa c'è qua. Fragoline di bosco. Wow. Che buone. Qualche ora fa ero lassù.
E adesso sono qua giù. Comunque il bosco non è finito e io sono contento. Il bosco mi piace troppo, è proprio il mio ambiente. Ho spaventato qualcosa, forse è un cinghiale o non so, non credo che ci siano i camosci così in basso. Qualcosa di un po' pesante. No, i camosci li ho spaventati stamattina mentre salivo alla portella dei Pezzi Dei, un paio. Io non volevo, solo che loro si sono spaventati e quindi... Questo sembra una cosa brutta, la morte di un albero, ma in realtà ci sono un sacco di animali che vivono nelle radici morte, nel terreno e nel legno morto in generale. Alla fine la natura è fatta così. Tutti usano qualcosa e tutti danno qualcosa. Comunque con tutti questi video, che poi per montarli ci metterò 1000 anni, avevo sempre voluto fare l'Altavia, per cui è una specie di diario, una specie di... non so, come è stata per me. Io tra l'altro non sono uno che dà consigli a nessuno. Oh cazzo, sono arrivato al Bianchett. Non sono uno che dà consigli a nessuno e non direi a nessuno di fare quello che faccio io. Io sono fatto così e basta, quindi niente, sono arrivato al Bianchett. Questa è una capinera. È proprio lui il cartello che segna la fine dell'Altavia. Cioè non è proprio la fine questa. La famosa scala. E adesso si va alla fermata. L'Altavia è finita.